Ciao a tutti, io sono Krilu, benvenuti sul mio canale. Il video di oggi nasce dall'esigenza di dover replicare questa borsa zainetto color bordeaux che ho creato un po' di tempo fa e che è stata davvero tanto apprezzata. Mi era stata chiesta in un altro colore e ho provato a farla con questo bellissimo colore blu avio. Questa borsa, anche se sembra piccolina, in realtà è davvero tanto capiente, lo vedrete tra un po'. Misura 25 cm dalla parte qui più alta della patta fino alla base, 30 cm dalla metà all'altra estremità ed è profonda 10 cm. Sul retro ci sono le bretelline che sono regolabili in lunghezza. Vi invito anche a commentare, che siano consigli, che siano critiche. Le critiche costruttive sono sempre ben accette, oppure proposte per nuovi progetti. Io vi ringrazio anticipatamente e andiamo a vedere tutta la lista dell'occorrente per questo bellissimo zainetto. Grazie. Cominciamo con il materiale necessario per il progetto di oggi. Innanzitutto il filato. Io sto utilizzando un cordino Swan Tie della dimensione di 2,5 mm e ve ne serviranno all'incirca 500 grammi, anche un po' meno, un uncinetto numero 3. In realtà con questo filato si potrebbe utilizzare anche un uncinetto un po' più grande, anche un 3,5 e volendo anche un 4, ma io utilizzo il 3 per dare una struttura un po' più rigida alla borsa, quindi un uncinetto un po' più piccolo. Servirà poi una chiusura e dei moschettoni che abbiano quindi un'apertura. In realtà possono andare bene anche questi anellini, però io, non avendoli di colore argento, utilizzerò questi che serviranno per le bretelle dello zaino. Ci sono poi dei materiali che non sono strettamente necessari per il progetto, ma io li ho utilizzati e quindi ve li raccomando. Sono un pezzo di stoffa per foderare la borsa, un pezzo di rete canvas che servirà a irrigidire il fondo, due piccole fibbie che serviranno per rendere le bretelline dello zaino regolabili in lunghezza e due fermacorde che serviranno a abbellire un po' il cordino che servirà per stringere lo zainetto. Vediamo adesso qual è l'attrezzatura necessaria. Un metro da sarta, dei fermapunti, un ago tirafettuccia o va bene anche un ago da lana, un paio di forbici e un accendino. Cominciamo con il progetto. Cominciamo preparando una base ovale lavorata a punto maglia avviando 24 catenelle. In questo video vedrete un riassunto di quella che è stata la creazione della base, ma se avete bisogno potete trovare in alto a destra il link che vi porterà ad un video tutorial che ho già realizzato e che è già presente sul mio canale. Potete trovare il link anche in descrizione. Ok, ho appena eseguito le 24 catenelle e adesso vado a marcare la seconda a partire dall'uncinetto, questa qui, e la seconda a partire dal filo iniziale, quindi questa qui. Questi due marcapunti indicheranno quali sono le maglie centrali del lavoro, quindi quelle dove non ci saranno mai aumenti. Iniziamo invece con questa catenella. Qui io farò 2 maglie basse. La prima sarà sostituita da una catenella e sarà poi ricostruita in seguito, vedremo come, e la seconda maglia bassa la faccio qui dove c'è la primissima maglia, la vado a marcare con questo marcapunti rosso per indicarci l'inizio del giro. Cominciamo adesso con le 22 maglie basse della parte centrale.
qui nella prima catenella faremo adesso 3 maglie basse. Ora 22 da quest'altra parte, entro qui, vedete, qui dove c'è questo buchino, tolgo il marcapunti per farvi capire meglio e poi lo rimetto qui, vedete? Rimetto il marcapunti, già che ci sono lo metto anche da quest'altro lato nella maglia corrispondente, lasciando le 3 della curva, 1 2 3, quindi qui e faremo 22 maglie basse compreso questa. E questa è la 22esima. Tolgo il marcapunti, lo rimetto, da quest'altra parte anche metto il marcapunti nella maglia corrispondente, ok? E come abbiamo fatto dall'altra parte, nell'ultima maglia, vi ricordate qui ci sono 3 maglie tutte assieme, anche qui ne dovremmo avere 3. In questo momento ne abbiamo 1 e 2, quindi facciamo anche la terza. Quindi la terza la faremo qui, guardate bene, qui, non qui, non qui, ma qui, da dove è partita la prima, e facciamo la terza maglia bassa. Vi faccio vedere. Quindi abbiamo una maglia bassa, 2 maglie basse e la terza. In realtà questa non è una vera maglia bassa, ma è semplicemente una catenella. Per farla diventare una maglia bassa lo faremo con la chiusura invisibile. Quindi allungo un po' il cappietto, entro qui da dietro nella prima maglia utile, nella prima maglia completa, prendo il cappietto e lo porto sul retro. Aggiusto un po'. Lo tiro magari un po'. Entro adesso da sotto, vedete, sotto a queste 2, entro qui nella maglia, prendo il filo e lo tiro avanti, eccolo qui. Dopodiché entro di nuovo nel cappietto precedente e tiro su. In questo modo abbiamo fatto la prima maglia del secondo giro e lo vado a marcare. In questa maglia cominciamo gli aumenti, quindi ci saranno 2 maglie per ogni punto, 2 in questa maglia, 2 in questa maglia e 2 in quest'altra. Facciamo una seconda.
2 maglie basse qui, ti chiedo scusa ma devo entrare all'interno della maglia perché lavorerò con un punto maglia, cioè punto basso centrato, quindi all'interno qui dove c'è questa specie di V, ok? Entro dentro e creo 2 maglie basse, una e 2. È un po' difficoltoso con il cordino soprattutto, ma dopo un po' ci si prende la mano, ok? 2. Abbiamo già gli aumenti da questa parte, ne manca soltanto un aumento, lo faremo dopo. In questa prima maglia delle 22 invece ne faremo una sola, sempre centrato. Controlliamo sempre che da dietro sia entrata nella maniera corretta. Una e la segniamo. La 22esima, dove c'è il marcapunti, lo tolgo per comodità. E lo rimetto. Ci sono adesso le 3 maglie dove andremo a fare gli aumenti, 1, 2 e 3, quindi 2 maglie qui, sempre nella parte centrale della maglia, quindi qui una e 2 in quest'altra, quindi qui, vedete? E qui. Una e 2 e qui nella terza altre 2, una e 2. Gli aumenti per questo giro sono stati fatti da questo lato, ne dovremo completare un altro qui, un altro qui. Ora 22 da questa parte, e rimettiamo i marcapunti. E continuo così fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Ecco, sono arrivata all'ultima delle 22. Rimetto il marcapunti e per avere anche qui 3 aumenti devo fare qui 2 maglie basse, una e 2 e
siamo arrivati alla fine del giro. Allungo un po' per la chiusura invisibile, tolgo il marcapunti, entro qui nella prima maglia completamente costruita. Entro all'interno della maglia, qui sotto alle 2 asoline, prendo il filo, l'altro cappio ed ecco la prima del nuovo giro. Allora, questo giro d'aumenti sarà così: una maglia ed un aumento, una maglia ed un aumento. Quindi la prima maglia l'abbiamo già, nella successiva, cioè in questa, faremo l'aumento. Ora una maglia, ed un aumento, quindi qui. Tolgo il marcapunti per la prima delle 22 maglie centrali. Rimetto il marcapunti e continuo così fino ad arrivare alla 22esima. Sto per fare la 22esima, quindi tolgo il marcapunti, rimetto e adesso gli aumenti. Come abbiamo fatto dall'altra parte, ci sarà una maglia più un aumento, una maglia, un aumento, una maglia ed un aumento. Quindi qui una maglia, qui una maglia, ora un aumento, una maglia, ed un aumento, l'ultimo da questa parte. Ecco qua, gli aumenti sono stati fatti tutti. Ora tolgo il marcapunti e faccio 22 maglie da quest'altro lato fino ad arrivare al prossimo marcapunti.
Facciamo la 22esima. Quindi la sequenza di aumenti per questo giro era una maglia ad un aumento, quindi facciamo una maglia ed un aumento. Giro completato, chiudiamolo nel solito modo. Quindi all'interno qui della maglia e riprendo il cappietto dietro. Ho lasciato il cappietto un po' largo forse, vabbè, ma non importa. Marchiamo. Ora la sequenza degli aumenti saranno così: 2 maglie basse e un aumento. Siamo arrivati agli ultimi aumenti, quindi 6 maglie più un aumento, 1, 2, 3. Siamo arrivati alla fine. Come potete vedere ci sono 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi faremo le nostre 6 maglie basse ed un aumento. Abbiamo finito la base, ora vado semplicemente a rifinirla. Ok, arrivata a questo punto tiro l'indietro il cappietto, infilo l'ago qui, non più nella parte centrata della maglia ma qui, prendo il filo, lo porto sul davanti e invece di prendere il cappietto qui come abbiamo fatto nelle volte precedenti, aspetta, spero che lo porto un pochino più avanti altrimenti si perde, magari mi aiuto con un marcapunti per tenerlo fermo, ecco qui. È un po' complicato questo passaggio, però è per poterlo rifinire meglio. Ok, entro qui e prendo adesso il cappietto, infilo l'uncinetto nel cappietto e prendo il filo da dietro facendo in questo modo. Il marcapunti non mi serve più, facendo tutte maglie bassissime tra una maglia e l'altra.
dovremo cercare di farle quanto più omogenee possibili, tutte più o meno della stessa misura. Ci vediamo quando arrivo qui. Bene, siamo arrivati a questo punto da dove abbiamo cominciato e ora vado a finire questa parte con una chiusura invisibile, ma con il filo tagliato. Vi faccio vedere come. Quindi allungo un po', taglio qui, tiro fuori e utilizzo un ago tirafettuccia. Quindi vado a ricostruire praticamente la maglia. Ho messo un marcapunti per farvi vedere dove dovrà uscire il filo. Quindi ricostruiamo qui ed esce qua. Vedete? Ecco, sul davanti è ricostruita perfettamente. Ora ricostruiamo un po' la parte del retro. Ecco, deve finire, guardate, questa deve finire qui dentro e andrà poi nascosto il filo sul retro. Dopo aver ricostruito le maglie, come vedete anche sul retro è perfettamente ricostruita, andiamo a nascondere il filo dietro. Continuo per qualche punto. Dopodiché vado a tagliare e a bruciare questa parte. Ok, allora entro un po' più indietro rispetto al primo buco, un po' più qui, prendo il filo che è sotto e lo faccio uscire qui sopra sulla parte davanti. Ora entro effettivamente nel primo buco, prendo il filo dietro, lo tiro su e ci faccio una maglia. Di nuovo entro nel secondo buco, prendo il filo dietro, lo tiro su e faccio un'altra catenella o maglia bassissima. Di nuovo un'altra maglia bassissima e così via fino a riempire tutti i vuoti, a rifinire meglio la base.
continuo così fino alla fine. Una volta arrivata a coprire l'ultimo buchino, tiriamo su il filo e lo andiamo a nascondere. E così avremo rifinito la parte della base. Misura all'incirca 23 centimetri e mezzo per 9 centimetri e mezzo. Quindi per evitare che il fondo possa deformarsi utilizzerò un rinforzo. È anche vero che con questa lavorazione il fondo è abbastanza rigido, però rinforzarlo è sempre una cosa positiva. Ho deciso di rinforzarlo con un pezzo di rete che ho tagliato, sagomato, così come ovale, così come il fondo. L'ho fatto un po' più piccolo del fondo perché poi quando farò il corpo borsa che sarà sul perimetro vorrei che non mi intralciasse troppo questo pezzo di plastica. Ecco fatto, ho appena rinforzato la base semplicemente facendo dei punti tra la rete e il cordino. Facevo in questo modo, vi faccio vedere. Semplicemente questo movimento, passavo al quadratino successivo, eccetera. Niente di complicato. Chiaramente ho rinforzato in questo modo il fondo anche perché fodererò la mia borsa. Se avete intenzione di non foderarla, non rinforzatelo perché altrimenti non sarebbe un bel vedere, ecco. Non appena la nostra base è pronta, cominciamo con il corpo borsa. Io comincerò dalla metà più o meno di un lato lungo, quindi più o meno da questa parte, e prenderò la solina, questa più indietro. Vedete? Questa qui, dove ci sono due lineette orizzontali, entrerò nella prima e farò la prima maglia. In realtà sarà una semplice catenella e poi la chiuderemo così come abbiamo fatto anche per la base. Questa comunque la conterò come prima maglia. Nel lavorare prenderò anche il filo, questa codina, in modo da lasciare il lavoro sul retro molto pulito. Questa è la seconda maglia, la terza, sempre prendendo la codina, la quarta e via dicendo. Farò in questo modo per tutto il perimetro e ci rivediamo quando arriverò più o meno a questo punto. Ecco, praticamente il giro è completo, devo solo fare la chiusura nel solito modo, così come abbiamo fatto anche per la base, quindi entro da dietro nella prima maglia completa, prendo il filo, lo tiro un po', dopodiché entrerò qui all'interno della maglia, sotto sotto questi due cordini uniti.
scusate. Prendo il filo, entro nel cappetto posteriore e creo la prima maglia di questo secondo giro. Continuo così fino ad arrivare alla fine del perimetro. Ci vediamo quando sono arrivata qui. Bene, sono arrivata alla fine di questo secondo giro del corpo borsa, faccio l'ultima maglia, continuo poi con la solita chiusura, non è entrata male. Ecco, un consiglio mi viene di darvi: quando vi accorgete che siete entrati male con l'uncinetto, avete eseguito il punto non nella maniera corretta, vi conviene disfarlo e farlo poi nel modo giusto, perché il punto maglia è bellissimo, ma se viene eseguito male perde davvero tanta della sua bellezza. Ultimo punto, un po' duro, ma ce la faremo. Solita chiusura e inizierò il terzo giro. Da questo momento in poi il lavoro è abbastanza ripetitivo, quindi interromperò il video e ci vedremo poi quando sarò arrivata ad un'altezza, all'altezza giusta. Facciamo insieme quest'ultimo punto. Entro qui. Tiro un po' e comincio il terzo giro. Appena terminato il 34esimo giro, che corrisponde più o meno in centimetri a 19,5, 20 più o meno. Nel 35esimo giro, ovviamente utilizzando questo filato, ho realizzato 34 giri, ma se ne utilizzate uno più grosso ce ne saranno di meno, tutto dipende insomma dal filato che utilizzate. Nel 35esimo giro dovrò fare dei buchini, dovrò lasciare degli spazi vuoti dove poter infilare il cordoncino che servirà poi a stringere lo zainetto. Quindi ne dovrò realizzare 2 sul lato lungo, 2 quest'altro lato lungo, cioè il davanti, questo è il dietro, questo è il davanti, e 2, uno qui e uno qui, e altri 2 qui, che serviranno, questo nella parte poi arrotondata, serviranno a stringere lo zaino in questo modo. Io ho già appiattito il lavoro per trovare la parte centrale, così da rendere i buchi comunque simmetrici. Quindi questo, come vedete, la parte posteriore con la chiusura invisibile viene un bel lavoro. Non l'ho ancora concluso il giro, mi mancano 2 maglie, ma lo farò non appena metterò i marcapunti per vedere dove vanno posizionati i buchi. Ripiegando il corpo borsa ho messo un marcapunti qui ed un altro qui, questi 2 rosa, e ho contato le maglie. Sono stata fortunata perché combaciavano, cioè 45 maglie erano qui
nella parte del retro e 45 maglie erano qui nella parte del davanti, escludendo le 2 che ho segnato con il marcapunti. Se non c'è questa se non abbiamo questa fortuna, spostiamo i marcapunti fino a che non troviamo effettivamente le 2 metà. A questo punto ho segnato questa maglia come maglia centrale, perché essendo queste 45 maglie, ne ho contate 22, 22 e in quella centrale ho messo il marcapunti. Lo stesso ho fatto nella parte anteriore del lavoro. A questo punto mi calcolo dove andrò a mettere, dove andrò a ricavare i buchi. Vediamo, conterò, lascerò più o meno una decina di maglie fra loro, quindi calcolo 1, 2, 3, 4 nella quinta, a partire dal centro, e la stessa cosa farò da questa parte, 1, 2, 3, 4 nella quinta, a partire dal centro. Quindi tra una maglia e l'altra, tra un buco e l'altro ci saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maglie. Ok? Lo stesso farò da quest'altra parte. Giriamo. Questa è la centrale. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Poiché lo zainetto andrà poi a richiudersi in questo modo, oltre ad avere dei buchi qui, li dobbiamo fare anche qui all'interno. Quindi questa è la metà, calcoliamo 2 buchi, 1, 2, 3, 4. Penso che sì, possa andare bene nella quarta maglia, a partire da quella centrale. Aspettate, vediamo se riesco a mettere a fuoco meglio. Quindi questa è quella centrale, 1, 2, 3, 4. E lo stesso facciamo da quest'altra parte, 1, 2, 3 e 4. Anche dall'altra parte. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Si ripiegherà più o meno in questo modo e prenderà poi la sua forma. Ritorniamo sul lavoro e concludiamo il 34esimo giro, come abbiamo sempre fatto. Per saltare la maglia, per creare quindi poi il buchino, è sufficiente fare una maglia, una catenella, scusate, saltare appunto questa maglia e rientrare nella successiva. In questo modo si sarà creato il primo buchino. Continuiamo a lavorare sempre a punto maglia fino ad arrivare al successivo marcapunti.
ho lavorato fino ad arrivare all'altro marcapunti, anche qui una catenella, saltiamo la maglia con il marcapunti e lavoriamo la successiva. Continuiamo. Questo marcapunti non è per creare un buco, ma era quello che rappresentava la metà del corpo borsa, quindi lo tolgo semplicemente. Dobbiamo arrivare a quest'altro marcapunti. Così come abbiamo fatto per questo, una catenella, saltiamo la maglia con il marcapunti ed entriamo nella successiva. Tolgo il marcapunti, scusate perché dà fastidio. Proseguiamo così fino ad arrivare a questo marcapunti. Anche quest'altro centrale lo posso togliere, non serve, e anche quest'altro centrale. Sono arrivata al marcapunti dei 2 buchini sul centro davanti, quindi anche qui una catenella e salto una maglia. Tolgo il marcapunti perché mi è di intralcio, una catenella, salto la maglia dove c'era il marcapunti ed entro nella successiva e arrivo fino a quest'altro. Anche sul lato faremo la stessa cosa. E questo sarà l'ultimo foro, perché quest'altro marcapunti, questo qui, in realtà va a indicare semplicemente qual è la metà della borsa. Finisco questo 35esimo giro e ne faremo poi ancora un altro, dopodiché la borsa sarà conclusa. Chiudo sempre nello stesso modo, quindi entro qui nella catenella che abbiamo fatto per creare il primo buchino, tiro il filo fuori ed entro all'interno del punto. Adesso dove c'era il buchino comunque lavoriamo entrando all'interno e finiamo tutto il giro. Anche qui dove c'era il buchino entro, vedete, e lavoro normalmente, un punto basso. E continuo così fino alla fine del giro. Alla fine del 36esimo giro voglio fare l'ultimo giro di rifinitura.
del bordo, e quindi la chiusura in questo modo per quest'ultimo punto sarà diversa. Non rientro più all'interno della maglia per fare il punto centrato, ma entro qui nella solina e metto l'uncinetto nel cappietto e tiro fuori il filo. Così abbiamo ottenuto semplicemente un cappietto. Entriamo poi qui, sempre sotto le asoline, qui, qui, vedete? Per rifinire il giro in questo modo. Sono arrivata quasi alla fine e per fare l'ultimo punto lo dobbiamo creare tirando un po' il filo, tagliandolo. Io utilizzo un ago tirafettuccia per aiutarmi, potete farlo anche però con l'uncinetto. Entro qui nella prima maglia disponibile e ricreo la maglia entrando all'interno di questa, dell'ultima che avevamo completato, e tiro indietro. La maglia ricreata, giusto un pochino, ma il lavoro è finito. Vado a nascondere il filo dietro, sempre con l'ago tirafettuccia. Dopo aver nascosto il filo per qualche maglia, adesso lo vado a tagliare e poi con un accendino lo brucio e lo nascondo completamente. Ovviamente la borsa andrà foderata anche perché all'interno c'è la rete. Non è obbligatorio farlo, ripeto, capisco che sia un passaggio noioso quello di foderare le proprie borse, però io penso che sia comunque sempre utile farlo perché viene un lavoro migliore, però a voi la scelta. Come potete vedere il corpo borsa è finito, la misura totale è di centimetri 21.